Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Nel precedente video della serie eravamo arrivati alla fine della fermentazione. Oggi completiamo l'argomento con l'imbottigliamento, la rifermentazione e la maturazione della birra. Per l'imbottigliamento ci sono diverse tecniche, dal semplice trasferimento della birra per caduta con un tubo e un'asta, alle tecniche più avanzate che ci permettono di trasferire la birra in bottiglia o in fusto senza che questa venga a contatto con l'ossigeno. Il procedimento è definito contropressione e sfrutta, come dice il nome, una pressione di un gas, come la CO2, per trasferire la birra dal fermentatore al contenitore e che, evitando il contatto della birra finita con l'ossigeno, evita o riduce notevolmente l'ossidazione. Ricordiamo che l'ossigeno, mentre è utile prima della fermentazione, diventa il nemico principale della birra finita, perché peggiora le qualità organolettiche della birra, producendo aromi sgradevoli e in particolare in birre più leggere, chiare e luppolate, questa ossidazione è molto deleteria, mentre per altri stili di birra un leggero contatto con l'ossigeno in fase di imbottigliamento non è critico, certamente è da limitare il più possibile. Un altro vantaggio di questi sistemi è la possibilità di poter carbonare la birra, cioè di renderla frizzante, senza dover farla rifermentare in bottiglia, ma sfruttando appunto la CO2 in modo artificiale. Di questi sistemi di imbottigliamento non vi parlerò in questo video, poiché personalmente non li adopero ancora. Vi parlerò di un imbottigliamento semplice, che non evita il contatto con l'ossigeno, ma tramite degli accorgimenti possiamo ridurre al minimo l'ossidazione e preservare le qualità della birra anche negli stili più delicati. La birra imbottigliata poi andrà a rifermentare in bottiglia. Per rifermentare vanno aggiunti degli zuccheri, come il saccarosio, comune zucchero bianco, l'estratto di malto, miele oppure il destrosio. Io scelgo quest'ultimo, il destrosio, perché viene metabolizzato in meno tempo. La scelta degli zuccheri particolari non apporta nulla dal punto di vista organolettico. Gli zuccheri servono solo per produrre la CO2 che dà una frizzantezza alla birra. La rifermentazione può avvenire spontaneamente nel giro di 2-3 settimane grazie al lievito presente nella nostra birra, che non essendo microfiltrata, anche se la vediamo limpida, avrà la quantità di cellule di lievito sufficienti per rifermentare. Ma se vogliamo però ridurre il tempo della rifermentazione, e ve lo consiglio perché riduciamo il tempo di contatto della birra finita con l'ossigeno che rimane sul collo della bottiglia, allora inoculiamo anche il lievito apposito da rifermentazione, che completa il processo in 3 giorni. Le bottiglie vanno innanzitutto lavate bene dopo l'uso per togliere tutti i residui di birra e lievito che, se lasciati, vanno a incrostarsi e ci rendono molto più difficile la pulizia. È importante sciacquarle appena dopo l'uso per togliere i residui sul fondo, quindi poi vanno lavate con uno scovolino per bottiglie, acqua e sapone per piatti, ben risciacquate e messe a scolare per un tempo sufficientemente prolungato a non lasciare nessuna traccia di umidità all'interno. Una volta del tutto asciutte, possiamo ricoprirle con una pellicola di plastica e conservarle. Il giorno dell'imbottigliamento è comunque utile fare un risciacquo con un sanitizzante, come il Chemi Pro Oxy, che è un ossidante, oppure con i sanitizzanti comuni, preferibilmente quelli poco schiumogeni che non lasciano molti residui. Se vogliamo sterilizzare le bottiglie, possiamo farlo con del vapore o mettendole in forno a alte temperature per qualche minuto, oppure facendole bollire. Tutte pratiche efficaci, ma a parer mio non si corrono grandi rischi di infezione se utilizziamo delle bottiglie ben pulite, senza residui e risciacquate con sanitizzanti appositi. La birra finita, infatti, avendo l'alcol, i polifenoli del luppolo e un pH basso, è ben stabile e protetta dalle infezioni rispetto al mosto, che invece è un terreno molto fertile per i microrganismi, sempre che l'ammostamento sia stato eseguito correttamente e non siano rimasti amidi non convertiti, poiché l'amido non viene mangiato dal lievito ma da altri batteri. Una volta messe le bottiglie a scolare, prepariamo la soluzione di priming, cioè la soluzione che ci permetterà con la rifermentazione di generare la frizzantezza della birra, grazie alla CO2 che si formerà nell'ambiente chiuso della bottiglia. Ogni stile di birra ha un obiettivo di priming ben preciso, ci sono birre tipicamente più frizzanti e carbonate e birre invece un po' più piatte e morbide. Tramite programmi e fogli di calcolo possiamo calcolare la quantità di zuccheri che ci servono per il priming in base al grado di carbonazione che vogliamo ottenere. Di questo parlerò nello specifico in un altro video.
Facciamo sciogliere lo zucchero con acqua pura, da bottiglia preferibilmente, utilizzando la più piccola quantità di acqua sufficiente a sciogliere tutto lo zucchero. Potete usare acqua in ugual peso dello zucchero o poco più. Per sciogliere bene lo zucchero in poca acqua è utile scaldare con un pentolino e mescolare fin quando non vedete tutto lo zucchero sciolto e la soluzione limpida e trasparente. Potete anche farla bollire pochi minuti per sterilizzarla, ma non è un passaggio necessario. Una volta sciolto bene lo zucchero, la soluzione calda va lasciata raffreddare per poter aggiungere il lievito da rifermentazione. Io uso un lievito Fermentis F2, per cotte da 23 litri sono più che sufficienti 2 grammi di lievito. Il lievito ricordate di aggiungerlo solo quando la soluzione si sia raffreddata almeno sotto i 25-30 gradi. Aggiunto il lievito secco, lo lasciamo reidratare mescolando leggermente ogni 5 minuti finché non vediamo una soluzione omogenea. La soluzione di priming si può mescolare o nel secondo fermentatore se eseguiamo un travaso pre-imbottigliamento, oppure se vogliamo evitare qualsiasi travaso va aggiunta con una siringa graduata direttamente in bottiglia, calcolando l'esatta quantità per ogni formato di bottiglia. Per calcolare l'esatta quantità di soluzione di priming che va in ogni bottiglia in base al formato della bottiglia ci sono anche qui dei fogli di calcolo molto utili. Per l'imbottigliamento non useremo un tubo, ma ci servirà un'asta apposita che fa scorrere la birra dal fondo della bottiglia via via salendo fino in superficie, evitando che la birra possa splashare dall'alto incamerando tanto ossigeno, cosa assolutamente da evitare. Se abbiamo scelto di imbottigliare dal fermentatore primario, senza ricorrere a nessun travaso quindi, è meglio collegare l'asta per imbottigliare non al rubinetto ma a un sifone che pesca dall'alto, lasciando chiuso il rubinetto nel fondo che essendo più vicino alla torta di lieviti può pescare troppi residui che vanno a sporcare poi la nostra birra. Attiviamo il sifone e lo teniamo sempre pochi centimetri sotto il livello della birra. Riempiamo tutte le bottiglie lasciando sempre un minimo di spazio vuoto nel collo. Questo con l'asta da travaso si ottiene molto facilmente. Basta riempire la bottiglia fino all'orlo e poi rimuovendo l'asta automaticamente si crea lo spazio vuoto nel collo grazie al volume dell'asta stessa. Tappiamo con una semplice tappatrice e abbiamo concluso. Possiamo girare un paio di volte le bottiglie per miscelare la soluzione di priming con la birra, ma non dobbiamo certamente agitarle. Le birre ora vanno mantenute in un ambiente con temperatura simile a quella di fermentazione primaria, quindi per birre ale dobbiamo tenerle sopra i 16 gradi e 8 per le lager. Una temperatura più alta di quella di fermentazione primaria qui non è dannosa, il lievito da rifermentazione non produce esteri e non cambia il carattere della birra. Le bottiglie vanno protette dalla luce, assolutamente da evitare il sole diretto. Per questo motivo sono da preferire le bottiglie in vetro marrone, ma in ogni caso è meglio coprirle. Abbiamo detto che la rifermentazione, aggiungendo il lievito apposito, si completerà in pochi giorni, ma la birra finita sarà buona da bere quando avrà completato anche un minimo di maturazione. La maturazione è un passaggio secondo me essenziale e specifico per ogni tipo di birra. Questa può andare dalle 3-4 settimane per le birre più chiare, poco alcoliche e semplici, fino a 3, 6, 12 mesi per birre più complesse e strutturate. È un peccato fare una birra complessa e finirla di bere in un paio di mesi. Bisogna avere pazienza. Per la mia barley wine, ad esempio, lascio passare anche 2-3 anni, aprendo una bottiglia ogni 6 mesi nel primo periodo per seguirne la maturazione e poterla poi apprezzare quando dà il meglio di sé. Sono birre da fare e dimenticare in cantina. Vi consiglio di annotare sempre le vostre impressioni sugli assaggi durante la maturazione. Io posso confermare che tutte le birre più complesse che ho fatto ho constatato un netto miglioramento di tutti gli aspetti dopo una buona maturazione. Le mie double ad esempio a un mese di rifermentazione risultano ancora scomposte, con i sapori fruttati poco amalgamati alla base maltata e altre note fuori posto. Dopo i 6 mesi già la birra diventa più rotonda, con sapori meglio amalgamati. Ho avuto la fortuna di assaggiarla anche a 2-3 anni e non hanno mai deluso. Ovviamente se la birra in partenza è venuta male o ha grossi difetti, non possiamo aspettarci che scompaiano con la maturazione o l'invecchiamento. La maturazione permette di affinare meglio sapori e aromi quando questi risultano buoni già in partenza. Per le birre chiare e leggere e per le luppolate invece, completata la rifermentazione e una leggera maturazione di un mese, è meglio poi conservarle in frigorifero o cantina con temperature sotto i 14 gradi, ancora meno se parliamo di lager. Anche il periodo ideale di consumo di queste birre è ridotto, danno il meglio entro i 6-12 mesi e non vanno fatte invecchiare. Quindi se volete fare una birra fresca, leggera, luppolata per la stagione estiva ad esempio, meglio programmarle cotte tra i mesi di marzo, aprile e maggio in modo da averle pronte appena inizia l'estate. Le birre invece più invernali è meglio programmarle prima. Non avrebbe senso ad esempio fare una bella birra natalizia, corposa, alcolica e di carattere un mese prima di Natale. Meglio farla in primavera e lasciarla maturare tutta l'estate, senza esagerare con l'escursione ovviamente, e averla già bella matura per il periodo natalizio.
È importante quindi la programmazione delle vostre cotte. Se volete avere sempre birra pronta all'occorrenza, è bene mantenersi attivi e verificare almeno una volta al mese se fate come me volumi da 23 litri. Io faccio in genere una cotta al mese da ottobre a maggio, quindi un minimo di 8 cotte l'anno. In estate evito perché il caldo non aiuta ed è anche più faticoso. Le quantità che faccio bastano e avanzano per aver birra tutto l'anno. Abbiamo completato questa serie di video su come fare la birra in casa, abbiamo visto quante tecniche ci sono, dalle più semplici alle più complesse, e quante variabili e tematiche che necessitano di approfondimento. Nei prossimi video farò degli approfondimenti su delle tematiche in particolare. Se hai qualche suggerimento su una tematica che vuoi approfondisca, scrivilo sotto nei commenti. Non mi resta che ringraziarvi per essere arrivati fin qua, se volete supportarmi mettete like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.